Ragazzi, sono Mocio e benvenuti nell'ultimo video dedicato alla Halloween. Come vedete oggi sono da Burger King per andare ad assaggiare il nuovo Ghost Whopper, ma ho deciso di fare qualcosa di più. Dopo aver letto gli ingredienti di questo Whopper, essere un po' rimasto spiacevolmente sorpreso, ho deciso di aggiungere a questo video un Q&A per tentare di ravvivare un po' questa smortitudine che questo nuovo panino secondo me andrà a portare. Ma non dire gatto prima di averlo nel sacco, quindi andiamo ad assaggiare il Ghost Whopper. Prima di andare a rispondere a tutte le vostre spaventose domande, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi su Instagram, sono MocioHF. Andiamo a vedere un po' questo Ghost Whopper e le vostre domande terrificanti. Allora, partiamo con rispondere alla prima domanda, che è un po' un grande classico, ragazzi. McDonald's o Burger King? Siamo dentro Burger King, quindi non devo farmi sentire. Io sono team McDonald's tutta la vita, Crispy McBacon. Seconda domanda, ragazzi, super inflazionata, è quanto pesi? Allora, non è che voglio dirvi il mio peso, il mio dolce peso oserei definirlo. In realtà non ho nessun problema a dirvi che peso quasi quanto 500 Whopper circa. Il Galateo vorrebbe che le signore non si chiede l'età e a Mocio non si chiede il peso. Nel frattempo, ragazzi, è arrivato il mio menù. Ho preso un Whopper Ghost normale ed uno modificato. Questo è quello normale e questo gigante è quello modificato. E nel frattempo rispondiamo ad un'altra domanda, numero 3, che è sempre la solita. Quando è nata la tua passione per gli Stati Uniti? Mamma mia, quanto è anemico sto panino, ragazzi. Intanto vi mostro il Ghost Whopper. La mia passione negli Stati Uniti, ragazzi, nasce, dovete sapere, dal mio primo viaggio a Miami. Ero piccolo, avevo circa 10-12 anni. Dalle Bahamas sono andato a Miami e sono rimasto folgorato perché era tutto gigante, il cibo era enorme, c'erano le scarpe da Nike ovunque, negozi incredibili con migliaia di paia di scarpe, per cui mi sono innamorato degli Stati Uniti e del cibo. La peculiarità è appunto questo pane particolarmente bianco, anche perché si tratta di un pane aromatizzato al white cheddar. Annusando si sente questa formaggiosità, anche bella spinta, ma il sapore no, viene sotterrato completamente da tutti gli ingredienti. A parte, ma puoi mettere una foglia di insalata così in un panino? Da paura veramente sta roba. Vabbè, devo dire che comunque, come sempre, la carne ha quel sapore di griglia molto buono, la maionese è veramente abbondante. Peccato perché è un po' bruttino da vedere anche questo panino così anemico, a dirti la verità, mi fa un po' impressione. Non mi dice nulla. Allora, per cambiare sapore un po' tra un Ghost Whopper e l'altro, mi sono fiondato su questi chicken fries. Qual è stata la mangiata più spaventosa che hai fatto? Non sono un grande mangiatore, diciamo, nel senso di abbuffate nello stesso giorno, però devo dire che mi sono difeso bene durante gli anni. La prova più dura penso di averla affrontata con i miei compagni di band quella sera che siamo andati da McDonald's e abbiamo ordinato 50 cheeseburger e io ne ho mangiati 17. Il finale è stato splatter, oserei definirlo. Nel frattempo, comunque, menzione d'onore per queste chicken fries, ragazzi, Peccato che sono sempre leggermente molline, perché la panatura è speziata, mancano leggermente di sale, però davvero buoni. Bello juicy sto pollo. Siamo al momento delle patatine, ragazzi. Ho preso le bacon cheese. Qui devo dire che mi spiace, ma siamo sempre di fronte al solito problema, ragazzi. Un problema che attanaglia Burger King da generazione in generazione, ragazzi. Il problema del bacon molle. La ricetta per il bacon perfetto è teglia da forno, 180-190 gradi, 17-18 minuti, dipende dallo spessore del bacon e dal forno. Se volete aumentarne la dolcezza, sciroppo d'acero spennellato sul bacon. Non ringraziatemi per tutti gli appuntamenti che otterrete con questa mostra, ragazze e ragazzi. Popolo femminile che me lo domandate sempre, ma anche popolo maschile, tra l'altro, che vi siete interessati alla cosa. Mi chiedete: Mocio, sei fidanzato? Ebbene, la risposta è no. If you know what I mean.
Uno dei miei item preferiti, ragazzi, qui da Burger King sono i chili cheese bites, che sono queste pepite fritte ripiene di formaggio al jalapeno. Altro bites, altra domanda hot, ragazzi, che mi avete fatto e devo rispondere per forza. Quanta attrazione sessuale provi per WD dei Junk Food da 1 a 10? Ragazzi, non potete capire, se non lo conoscete, WD è l'uomo perfetto. Peccato sia già impegnato. Qual è il format che meno sopporti di YouTube Italia? Ah, domanda juicy, oserei definirla. Allora, secondo me non è tanto una questione di format, ragazzi, ma è una questione di chi affronta determinati format, perché a mio parere ci sono alcuni format che ti si adattano ed altri no. Per cui se ti ostini invece a portare avanti dei format che non sono adatti alla tua persona o che non sei capace o non sei in grado di affrontare, ecco, in quel caso mi danno proprio fastidio. Mi disturba vedere gente fare format di cui non sanno nulla ed affrontarli come se fossero i massimi esperti. Questo è abbastanza fastidioso, sì. Siamo giunti al momento della verità, ragazzi, ovvero l'assaggio del Ghost Whopper modificato. Si tratta quindi di un Ghost Whopper modificato con l'aggiunta di un extra patty, quindi è un double cheese, in realtà cheddar, white cheese o Swiss cheese penso sia, anelli di cipolla e bacon. Se non la smettono di mettere dentro ste robe, stavo dicendo. Vediamo se gli abbiamo dato un po' di speranza a questo Ghost. Iniziamo col dire che adesso finalmente si sente della formaggiosità. Due problemi: uno, che il bacon è sempre molle; due, che tutti i panini assomigliano allo stesso panino. Altra domanda super gettonata a cui rispondo molto volentieri, ragazzi, è questa: hai mai avuto problemi di bullismo per la tua stazza, per il tuo fisico, bla 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 bla? Allora, devo dire che quando ero più piccolo, soprattutto quando andavo alle elementari barra medie forse, soffrivo spesso se i ragazzi mi chiamavano, i miei compagni mi chiamavano ciccione o roba del genere. Poi però, ragazzi, col passare degli anni ho scoperto di avere qualcosa di più grande oltre il fisico rispetto ai miei compagni, e quella cosa è il cervello, ragazzi. Ebbene sì, e quando scopri che il tuo pensiero è 10 anni avanti alle altre persone che non hanno nient'altro da fare nella vita che star lì a chiamarti ciccione, hai vinto, perché tu sei nel futuro e loro rimarranno per sempre dove sono. Ad ogni modo, ragazzi, devo dire che questo Ghost modificato vince a mani basse sull'originale. Riuscissero mai ad avere del bacon croccante, sarebbe anche decente. Ciao Burger King. Allora, ragazzi, adesso vado a prendermi un dolcino e intanto ne rispondo a una che c'entra con i dolci, perché mi chiedono qual è il cibo che tutti amano ma che tu odi. Allora, non sto dicendo che lo odio, ragazzi, ma devo dire che non provo una grandissima attrazione, ragazzi, per il cioccolato. Non sono un super amante del cioccolato, uno di quelli che non ce la fa, Nutella, tutte queste cose. Mi lascia abbastanza indifferente. Sì, buono, se c'è lo mangio, però non capisco tutta questa smania in realtà che gira attorno al cioccolato. Per me, team salato sempre, cheeseburger nel cuore. Preferisco di granuglia dolce alla banana. Ecco, di quello sono malato, sì. Allora, ragazzi, siamo giunti all'ultima domanda. Mentre degusto questo gelato al gusto Kit Kat, che comunque ha sempre il suo perché, la domanda che tutti mi fate è: Mocio, che lavoro fai? Ebbene, vi risponderò. Come rispondo a tutti quelli che me lo chiedono, ragazzi, vi invito ad andare sul canale YouTube @KrinoTools con la KRINO Tools per capire che lavoro faccio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e rimanete sintonizzati con tutti i nuovi video di Krino Tools, perché quello è il mio lavoro. Ragazzi, quindi questo era il Ghost Whopper, ve l'ho mostrato in tutta la sua spaventosità, ve l'ho mostrato anche in versione deluxe pimpata e ho anche risposto a un po' di domande che mi avete fatto ed era tanto ci tenevo a rispondere, per cui si conclude in questo modo non troppo glorioso, a dir la verità, la Halloween, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima festa americana, il Thanksgiving. Woohoo!
Ciao.